Venerdì 23 giugno, eccoci ritornati con il nostro appuntamento di venerdì mattina. L'abbiamo chiamato ovviamente a gamba tesa, ve lo ricorderete, perché la prima puntata è stata venerdì scorso. Sono cambiate tantissime cose in realtà da venerdì scorso e ovviamente a farci compagnia, oltre al sottoscritto Leonardo Menini, c'è Davide Giovanzana. Ciao Davide. Ciao Leo, sì, sono cambiate tante cose. Una soprattutto, se una settimana qua eravamo a discutere di una potenziale cessione, oggi siamo qui a chiacchierare di una cessione che ormai è È stata avvenuta. definita. Eh sì, è stata definita, lo sapete ovviamente tutti, è 2 giorni che ve lo raccontiamo qui su Radio Rossonera. Proveremo a farlo anche oggi, ma ovviamente in un'altra veste, in un'altra direzione, ovvero sul grande tema degli incedibili, perché siamo chiaramente un po' tutti scottati, anzi tanto scottati, e questo ha un po' unito il tifo milanista, no Davide? Se per quanto riguarda Paolo Maldini c'erano, diciamo, non due fazioni, però c'erano tante idee diverse sui risultati, sulle motivazioni. Qui siamo tutti d'accordo che Sandro Tonali non aveva un prezzo e il prezzo probabilmente, la cifra che il Newcastle investirà, come sapete, vacilla tra gli 80 e i 90 milioni e Sandro Tonali dovrebbe prenderne tra gli 8 e i 10 a stagione. Sono cifre che non hanno senso, lo ribadisco ancora una volta e poi ti lascio la parola a Davide, sono cifre che non hanno senso per un giocatore come Sandro Tonali, per un centrocampista come Sandro Tonali, né l'ingaggio né la cessione record per il Milan, però Sandro Tonali non ha un prezzo e quindi io di 90 milioni non riesco a dargli il valore che magari le avrei dato con un altro giocatore o a pensare ad oggi, venerdì, di reinvestirli. Però questo è. Questo è Leo. Allora, faccio anch'io una piccola premessa, nel senso, quando sono andato in diretta sempre su Radio Rossonera, chi ascolta le poche volte in cui sono dietro al microfono, insomma, sa che ho sempre cercato di prendere le parti, non dico di prendere le parti alla società, ma di cercare di capire logicamente cosa ci fosse dietro le scelte che sono state prese ultimamente. E alla luce di quello che è successo nella giornata di ieri, cioè, sono incazzato come una vipera, ovviamente, ma è giusto, come dice il titolo, è giusto e sacrosanto essere incazzati. Perché? Perché Sandro Tonali, insieme a Paolo Maldini e insieme a Zlatan Ibrahimovic, è stato quello che ha fatto tornare la gente allo stadio, che è la cosa più importante del calcio, perché il calcio è della gente, ce lo siamo detti, Superlega, bibi, bababubu, il calcio è della gente e Sandro Tonali ci ha fatto tornare la gente allo stadio, perché da quando Sandro Tonali gioca con la maglia del Milan, da 30.000 persone, le persone a San Siro sono diventate 75.000 tutto il weekend. Quindi è giusto e sacrosanto essere incazzati. Questo trasferimento, Leo, è un trasferimento che qui potrebbe avere senso, Eh, ma qui non ce faccio l'ha vedere per bene, cioè niente. adesso non so se è qui, non so voi dove ce l'avete il cuore, io ce l'ho qui, qui il senso non ce l'ha, Non ha senso. come cantava Vasco. Star qui a spiegare è veramente molto difficile. Le cifre sono astronomiche, ragazzi, cioè è un trasferimento che potenzialmente potrebbe arrivare nell'ordine dei 90 milioni, se tutti i bonus verranno poi resi effettivi, diventeranno poi realtà. Un bonus legato alla qualificazione in Champions del Newcastle potrebbe essere, da quello che si dice, dovesse andare in Champions il Newcastle la prossima stagione, questo trasferimento potrebbe valere una novantina di milioni. Sono cifre che davanti alle quali No, star qui a davanti alle ragionare è quali difficile, si è può. veramente difficile. È difficile, però ci permette, Davide, di ragionare su un'altra questione, in realtà, questa cessione. Non andremo oggi ancora, perché è una ferita troppo calda, ad andare a vedere chi potrebbero essere i possibili sostituti, sia a centrocampo, sia gli acquisti che poi Milan andrà a fare. Chiaramente si è parlato di Thuram molto vicino, si è parlato anche di Arda Güler, si è parlato addirittura di un interesse del Milan che sembra anche essere confermato per Lukaku, ma non è oggi la sede giusta. Vi rimando chiaramente agli altri appuntamenti qui su Radio Rossonera. Però un tema esce, Davide, un tema emerge da oggi, nel senso che ieri durante l'Anchors abbiamo, insieme a Martina, anche abbiamo detto una cosa. Questa cessione di Sandro Tonali non è stata la cessione di una bandiera, ma ti dà fastidio perché è una storia che doveva essere ancora scritta. E questa è una cosa che chiaramente fa male, perché tutti sapevamo dell'attaccamento di Sandro Tonali, tutti sapevamo quello che voleva dare, quello che poteva dare a questo Milan, però Davide, è veramente finito tutto, nel senso è finito tutto quello per cui è il romanticismo nel calcio.
Cioè, l'ultimo barlume di romanticismo, ma neanche, perché non vorrei arrivare a chiamarla passione, perché comunque la passione, per carità, magari rimane, non lo so, però questo rischia di essere l'ultimo scalino, l'ultimo gradino per il totale disinnamoramento nel mondo del calcio. Non so tu cosa ne pensi, ma ne approfitto perché voglio sapere invece la vostra, ragazzi, su cosa ne pensate. Scriveteci qui sotto nei commenti, ovviamente, cosa la vostra opinione, le vostre emozioni, il vostro sentimento, il vostro pensiero su quella che è e sarà la cessione più remunerativa nella storia del Milan. Tutto quello che vi viene in mente scrivetelo, ovviamente con rispetto, qui sotto, perché vogliamo leggervi. Ieri abbiamo aperto i microfoni anche per più tempo del solito, quindi vogliamo sapere la vostra, e ovviamente lasciate un like, perché è in questi momenti che ci dobbiamo stringere attorno. Davide. Leo, prima capiamo questa cosa e meno ci facciamo E male, meno soffriamo. purtroppo, e meno soffriamo. E ti parla uno che, ripeto, ha sempre cercato di capire a livello logico e a livello di motivazione quello che sta dietro alle scelte di questa società, quello che le scelte di questa società hanno comportato, comportano e comporteranno, ma di fronte a una situazione del genere ti crolla evidentemente anche l'ultimo barlume di speranza che avevi. Neanche al Real Madrid esistono gli incedibili non esistono da nessuna parte, Poi e arriviamo anche a il questo. calcio è questo. Il calcio purtroppo è questo, cioè se io devo pensare adesso a una bandiera, ok? A una delle ultime bandiere di un club, mi viene in mente Joaquin con il Betis Siviglia. Joaquin è un giocatore che è cresciuto nel Betis, che ha giocato 6 anni nel Betis, che poi è andato a giocare a Valencia, e che poi da 35-36 anni è ritornato a farsi le ultime 5-6 stagioni al Betis, diventando una bandiera effettiva, ma non è una bandiera che ha giocato per tutta la vita con la maglia dello stesso club. Cioè, probabilmente, ragazzi, non capiterà più, cioè non capiterà No, più, non e non succederà devo più. essere, e non devo essere io a star qui a dirvelo, non succederà più. Un'altra considerazione da fare è che il Newcastle ha comprato un giocatore che probabilmente 90 milioni di euro non li vale, ma Tonali 90 milioni di euro non li vale neanche per un tifoso del Milan, Esatto. perché per un tifoso del Milan Sandro Tonali non ha prezzo, o meglio, No, non ce no. l'aveva, perché effettivamente il cartellino sulla sua testa poi è stato messo. Ma infatti, guarda, in questi giorni noi qui che abbiamo ascoltato tutti non abbiamo sentito grandi questioni sulla cifra, perché non interessa a nessuno. Banalmente non interessa a nessuno, abbiamo parlato anche tanto, qua vi abbiamo messo anche in copertina, adesso andiamo a parlare dell'ultimo argomento di questa trasmissione, che è appunto questa dell'incedibilità, perché adesso, dopo la disillusione, arriva diciamo il conto, arriva la realtà, e a questo punto, Davide, c'è la questione, la domanda, i dubbi sono: ma il Milan continuerà su questa strada, nel senso, venderà un altro giocatore? Perché se è stato scoperchiato questo vaso di Pandora, che anche il Milan cede, perché questa è un po' una novità, nel senso che anche il Milan cede a grosse cifre, perché le altre squadre l'hanno già fatto, l'Inter lo ha fatto con Lukaku, l'ha fatto la Juve con De Ligt, per carità. Il Milan non l'aveva mai fatto, chiaro, l'ha fatto con la sua anima, e questo non ce lo togliamo dalla testa. Ma secondo te il Milan lo farà anche con gli altri? Nel senso, il Milan valuta le offerte o valuta anche la situazione? Cioè, abbiamo già ceduto quest'estate, non ci priveremo di un altro pezzo da 90. Mi riferisco in particolar modo a Teo Hernandez e Mike Maignan, perché per Rafael Leao è un discorso un po' diverso, ci ha appena rinnovato da pochi giorni, a poche settimane, ha una clausola molto 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 alta in Questo che questa cambia, sessione. ha una clausola attivabile solo nel mese di luglio, ha una clausola. E mentre per quanto riguarda invece Davide, ti lascio a te, Maignan e Teo, si parla di offerte United, Atletico per Teo, si parla del Chelsea per Maignan, insomma, loro hanno dei prezzi, arriveranno queste squadre in questa stagione qui a prenderli, oppure la cessione illustre è stata già fatta? Tra l'altro, scusami, sconfessando le parole di Scaroni, che diceva che ci sarebbero state delle cessioni, ma non illustri. Allora, io ho imparato in questi ultimi mesi che alle parole non do peso, cioè l'abbiamo visto con una prima pagina di che sì, lo abbiamo visto con svariate dichiarazioni d'amore di Sandro Tonali, e non è una critica al giocatore, è un dato di fatto, lo abbiamo visto con tante parole di dirigenti e non solo, di proprietari, ma non parlo solamente riguardo al Milan, cioè basta guardarsi in giro, le dichiarazioni d'amore o le parole di conforto poi si dimostrano la maggior parte delle volte delle parole buttate al vento.
e fatte solo per contestualmente al momento. Leo, la cessione è già avvenuta ed è stata importante. Alla luce dei fatti io ti dico che dovesse arrivare un'altra offerta non congrua al valore, perché 90 milioni complessivi per Sandro Tonali, facciamo 80, non dovesse poi raggiungere tutti i bonus, 80 milioni per Sandro Tonali non è un'offerta congrua al valore del giocatore, secondo me. È un'offerta un più alta. pochino più alta del valore del giocatore. Dovesse arrivare un'altra offerta di questo tipo, nell'ordine sempre dei 70, degli 80 o dei 90 per Mike Maignan e Teo Hernandez, io ho visto quello che è successo, sono portato a pensare che No, la però non può. società Vabbè, però allora chieda. vanno via tutti. Cioè, a questo punto qua, nel senso, cioè, deve avere una Il logica, problema è deve avere una questo, regola, non è il vendo problema è perché arriva questo. l'offerta. Io ho sempre cercato di connettere a livello logico tutto quello che è successo. Da quando questa proprietà si è insediata, le mosse che hanno fatto e le scelte che hanno preso. Certo è che comunque è fine giugno, tra poco inizia il mercato, tra neanche 20 giorni c'è il ritiro, nella seconda metà di agosto si scende in campo e il Milan ha in questo momento un reparto che è completamente vuoto. Sì, Completamente vuoto. completo. Ha almeno 4-5 colpi da fare, è in attesa ancora di un colpo che arriverà sicuramente, che è Kamada. Di un altro colpo che sembra che questa decisione è come la fumata bianca o la fumata Sì. nera del Papa, no? A questo punto che la fumata sia bianca, perché se devo star qui ancora a aspettare, prendiamo lui e concentriamoci su altre situazioni. Però io devo avere la certezza che queste cessioni porteranno al termine del Bravo. mercato ad una rosa più forte. E non le Se abbiamo io ad al oggi. Non le E non le abbiamo ad oggi. abbiamo, e non le abbiamo, perché io posso anche, guardando il bicchiere mezzo pieno, guardando la situazione positivamente, posso anche dirti a livello di campo puoi rimpiazzare Sandro Tonali. Con i nomi che sono usciti puoi rimpiazzare Sandro Tonali. A livello di campo stiamo Mhm. sempre parlando qui e qui. Qui lo sostituisci, qui Qui no. non lo sostituisci. Vendi anche un altro giocatore? Sì. Puoi sostituirlo? Sì. C'è il tempo di sostituirlo? Nì. Ci sono le occasioni di sostituirlo di mercato? Ancora più nì. Perché trovami un'altra occasione come quella di Frattesi, che praticamente ha un cartello sulla testa con scritto "vendimi", Sì, e però un'altra adesso il occasione prezzo come si quella di alza, Savic. e non la devi Vabbè, ma buttare. questo è logico. Certo, questo ti dico, se io ho la certezza matematica che la rosa a fine mercato sarà più forte, allora ti dico: "Guarda, con tutto l'incazzatura che posso avere, molto a malincuore, ti dico: "Va bene". Il problema è che questa certezza non ce l'ha nessuno, anche perché No. questo fondamentalmente è la prima vera e propria sessione di mercato di questo nuovo assetto. Mm, Quindi mm. anche questo spaventa, è anche questo che spaventa tanto i tifosi del Milan. Poi è ovvio star qui a dire che con Maldini Tonali non sarebbe mai partito, e mi verrebbe da dire anche grazie a sto grandissimo, una parola che Di qui su nuovo, YouTube non si può dire. seconda puntata e seconda volta che Davide fai questa allusione, però a me Perché? piace, mi piace. Perché Maldini, aveva tutti i poteri riguardanti le scelte sul mercato e non avrebbe mai preso una scelta di mercato simile anche davanti a 90 milioni di euro, e questo è Mm, mm, abbastanza mm, mm. lampante. Quindi è ovvio che con Maldini non sarebbe mai partito, ma la distanza tra Maldini e la proprietà è uno dei motivi per il Eh, quale le strade si sono separate, è anche questa visione diversa. Visione diversa di incedibili e non. Allora, ragazzi, siamo arrivati Esatto. chiaramente in chiusura. Io vi invito a lasciare like, a commentare, a iscrivervi, ad abbonarvi chiaramente al canale di Radio Rossonera. C'è anche la campanella, così vi arrivano le notifiche. Ma vogliamo sapere, io e Davide in particolar modo, la vostra su questa questione qui: bandiere, non bandiere, cessione Tonali, incedibili, altre cessioni, tutto su questo marasma che sta sconvolgendo l'ennesimo mese di giugno. Davide, questo per me è il No, è secondo di tremendo, fila. veramente. Posso dirlo, io Sì. odio, anzi adesso lo dico anche molto vicino al microfono, io odio il calciomercato. Cioè io voglio una stagione fatta di partite tutto l'anno, 2 partite a settimana, una rosa di 50 giocatori, 27 competizioni, ma basta calciomercato. Il calciomercato deve durare No, una invece ci settimana. piace. Una No, settimana. ci Deve piace, ma essere non ci come alla piace con PlayStation. Sandro Io Tonali. vado, faccio l'offerta, prendo, ci metto 3 minuti. Io 3 mesi di calciomercato non li sopporto. Preparati, Non li sopporto. preparati Davide, preparati, intanto ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a te Leo, grazie a tutti, mi raccomando continuate a seguirci, diteci la vostra, se volete prendervela con me, prendetevela con me perché so che la mia opinione non è Ma molto no, condivisa da tanti scrivetevi tifosi la del Milan. vostra. Esatto, proviamo a discutere, cosa che facciamo anche sempre in Esatto. diretta, proviamo a discutere in maniera tranquilla, educata e umana, soprattutto umana, di quello che è successo. E il Milan va avanti, ragazzi. Il Milan va avanti. Noi andremo avanti sempre a darvi la parola e saremo sempre qui con voi. Noi sì, assolutamente, con qualche pezzettino chiaramente di cuore in meno. Questo è innegabile, ragazzi. Lo vedete anche dalle nostre facce in questi giorni, no? Lo vedrete dalle facce degli appuntamenti di oggi, di venerdì. Quindi chiama Milan alle 11, poi Lunch Press alle 13 e alle 16 chiudiamo con Pelle Rossonera. Un saluto anche da Leonardo Menini. Grazie per averci seguito. Ciao.